Ciao, in questo video vedremo un nuovo esercizio didattico che è l'alza-abbassa tapparelle di casa. In questo esempio vedremo un'interfaccia expander di bus e l'interfaccia quadro C. La composizione dell'impianto è 5 tapparelle, quindi servono 10 uscite per poterle comandare, 2 uscite per ogni tapparella, il comando di alza e il comando di abbassa. Ogni tapparella avrà un pulsante doppio di alza e abbassa, quindi saranno 10 input, e un pulsante generale di alza-abbassa. È chiaro che in pratica una scheda così è difficile da cablare, perché bisognerebbe portare tutti i motori delle tapparelle in un unico punto e tutti i pulsanti in un unico punto. Per fare questo nella pratica è meglio usare dei moduli che si collegano al wifi in modo da mettere in ogni singolo punto il modulino wifi e non portare tutti i cavi in un unico punto. Magari in un futuro faremo questo progettino molto utile per gli appartamenti. Il funzionamento com'è? Dopo aver premuto il pulsante alza, la tapparella salirà fino al raggiungimento del suo fine corsa o al tempo impostato nel programma. Chiaramente qui, non avendo display e programmazione, bisogna preimpostarlo nel programma. Se durante la salita ripremo il pulsante, la tapparella si ferma. Se rischiaccio, riparte nel senso del pulsante premuto, o salita o discesa. Stessa cosa in discesa: se sta scendendo ripremo, si ferma, se ripremo ancora scende nuovamente. Il PCF8574 è un bus expander su seriale quadro C. Si trovano già di premontati, li trovi su Amazon o AliExpress, oppure si possono comprare i singoli integrati. Ci sono anche in versione 2 inline tradizionale, dove impostando l'indirizzo si vanno a selezionare i vari chip. Questo è il PCF8574, ha 8 linee che possono essere o ingressi e uscite. Questo è determinato da cosa viene chiesto dal master verso lo slave. Il processore è master e il PCF8574 è slave. Ha 3 ingressi per l'indirizzo. Queste ci sono le versioni che vengono prodotte. Funziona sia a 3 volt che a 5. Facciamo un cenno sull'interfaccia quadro C. Quadro C o I2C sta a significare Integrated Circuit, quindi 2 volte I, ci hanno messo la 2 la I al quadrato. IC, Integrated Circuit. È un protocollo che è stato sviluppato dalla Philips nel lontano 82, che però è disponibile open source dal 1 ottobre 2006, probabilmente dopo che sono scaduti i brevetti. Adesso è di libero uso e tutti possono implementarlo nei propri dispositivi. Andiamo a vederlo nel dettaglio. All'interno dell'integrato ci sono, 2 open collector. Per poter funzionare la linea quadro C ha bisogno di 2 resistenze di pull up sulla linea, che sono queste, tipiche da 10K. Lo vediamo che sulla pagina di Wikipedia, qui così. Quindi la linea normalmente si trova alta sia in SDA, che sta per dato, serial dato, e serial clock. Sono tutte e 2 alte. Il master è quello che trasmette, inizia a trasmettere il dato. Infatti la condizione di start è passare dallo stato alto allo stato basso quando il segnale di clock è alto, quindi a riposo lui inizia la trasmissione. Butta fuori il primo byte, che è l'indirizzo dello slave. Nell'indirizzo dello slave ci sta il primo bit dell'SB, quello meno significativo, che se è 0 vuol dire che è il master che trasmette allo slave, quindi va a scrivere cosa deve fare. Nel nostro caso va a comandare le uscite, quindi se c'è 0 qui vuol dire che sta comandando le uscite, quindi nel secondo byte ci sarà l'informazione di quale uscite deve attivare. Se invece c'è un 1, lui leggerà i byte che lo slave gli manderà, si mette in ascolto, quindi dopo il primo byte lui aspetta tutti i byte che lo slave gli manda. Alla fine è il master che comunque chiude la trasmissione, porta l'SDA alto. Questo a grandi linee un po' come funziona il protocollo quadro C. C'è differenza di indirizzo tra la versione PCF8574A e 8574, la vedi qui, perché ci sono questi byte qui fissi diversi. Nel nostro caso l'indirizzo 0 è 38 e l'indirizzo 1 è 39. Noi useremo 2 PCF8574A, uno con l'indirizzo 38 e uno con l'indirizzo 39, tutti e 2 per comandare le uscite. Siccome il nostro microcontrollore ha soli
14 piedini di I/O. Per poter fare un progetto da 1022 I/O ho bisogno di espanderlo. Una soluzione semplice e poco costosa è aggiungere questi I/O expander. Ne posso mettere fino a un numero abbastanza elevato, che ce lo dice il datasheet. 128 possibili indirizzi diversi. Qui non lo dice, però so che c'è un indirizzamento più esteso per arrivare a numeri ancora più alti. Però la cosa non ha molto senso, perché siccome l'I4C è un bus dedicato alla scheda, cioè non può prendere distanze lunghe perché non funzionerebbe, su una scheda o una scheda adiacente non possono esserci numeri così elevati di slave. Si può fare una configurazione mista, multimaster e multi-slave in sistemi più complessi. Ho quindi usato 2 bit per l'I4C, che sono già quelli predisposti dal mio ATmega 328, che sono la 4 e la 5 SCL SDA, e dopo ho usato questi qui indicati in arancio per fare tapparella 1 bassa, tapparella 1 alza, T2 bassa, T2 alza, eccetera, fino ad arrivare a tapparella 5 alza e comando generale abbassa e comando generale alza. Come puoi notare, il comando generale alza va a interferire il MOSI. Il MOSI è un pin di programmazione, quindi dovrei predisporre, se lo realizzi, un jumper, perché il pull up del pulsante potrebbe andare a disturbare il MOSI. In fase di programmazione bisogna togliere questo jumper e rimettere. Si usa anche questo modo di operare per utilizzare i pin dedicati all'in-circuit programmer. Andiamo a vedere lo schema, è un po' semplificato. C'è l'in-circuit programmer, che è l'USB ASP. Ho gli ingressi che schiacciando il pulsante li mandano a 0. Questo è lo standard, diciamo, dei comandi che arrivano ai microprocessori. Portare a 0 l'ingresso e non a 1, anche perché se si sbaglia a programmare il microprocessore, se c'è il pulsante che porta a più 5 si distrugge il micro, quindi di solito si usa far così. È chiaro che in campo non possiamo usare una configurazione di questo tipo, ma bisogna mettere degli optosolatori in mezzo. Poi in un video specifico ti farò vedere questo. Idem sulle uscite. Per esempio il 5V o il 12V deve essere separato da quello del micro, perché può succedere che le estratensioni generate dal relè possono addirittura rientrare nel microcontrollore e generare degli artifizi. Di questi circuitini qui ne abbiamo uno per uscita di tapparella, io ne ho disegnate solo uno, stessa cosa vale anche per gli ingressi, tapparella 1 fino a tapparella 5, e questo qui ci sarà alza e abbassa per 5 tapparelle, quindi 10 di questi qui. Normalmente l'uscita è alta e per il tempo di abbassa o alza va a 0. Ho preferito tenere l'uscita alta e non forzarla soft, perché ho visto se cade l'I4C per qualsiasi motivo lui butta l'uscita alta. L'uscita alta, se lavoriamo al contrario, significa comandare tutte le uscite delle tapparelle, quindi è meglio lavorare sul sicuro, quindi mantenere il riposo come lui è a riposo. Con un transistor PNP vado a comandare il relè. Ho messo questo condensatore piccolino perché ho visto all'oscilloscopio che c'è un segnale di 1 millisecondo ogni 200 millisecondi che va basso, probabilmente per le tempistiche del programma. Comunque con questo condensatore qui l'uscita qui è livellata. Andiamo al programma. C'è un'inizializzazione che muove su 2 variabili, uno si chiama out1, out2, il valore 255, mette a 1 tutti i bit, che userà il comando di trasmissione, che è questo, per trasferire ai 2 integrati PCF8574 la configurazione di riposo. Viene fatta una volta sola perché quel bit qui, che era l'interno, va a 1 dopo aver fatto queste operazioni, quindi le fa una volta sola. Questi qui sono 10 relè interni, che sono le 10 uscite e tapparelle, sono dei contatti, diciamo, virtuali, che poi vanno a scrivere nelle 2 variabili out1 e out2 su fronte. Questo è un fronte di discesa e un fronte di salita. Cosa succede? Che quando R0 si chiude, fa il fronte di salita e trasferisce al bit 0 della variabile 1 un clear, quindi normalmente sono tutti a 1, quindi abbiamo detto che devono stare tutti a 1, mi porta il primo bit a 0. Tornando a riposo, quindi su un fronte di discesa, lo riporta a 1, e così per tutti i bit dal 0 al 7, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dopo questo il secondo integrato,
PCF8574 che gestisce il bit 0 e il bit 1. La trasmissione sui quadro C viene fatta da questo comando, I2C writer, che lo trovi dentro instruction, il quadro C function insert il quadro C write, viene fuori questo comando qui dove ci devi scrivere la variabile che deve trasmettere e l'indirizzo. Il 38 è quello che abbiamo visto qua, 38 e 39 sono i due integrati, il registro è lo 0 perché è il primo che andiamo a trasmettere, e ogni 50 millisecondi, perché c'è il tempo di clock ciclico, quindi su ogni fronte dei 50 millisecondi vengono scritti i due comandi, il quadro C ai due integrati, quindi lui aggiorna lo stato delle uscite ogni 50 millisecondi. Nel nostro caso è più che sufficiente. Qui c'è la logica dei comandi delle tapparelle che arrivano dal micro. Io l'ho fatto per alza bassa tapparella 1, alza bassa tapparella 2 e l'alza bassa generale. Se vuoi completarlo con gli altri comandi puoi farlo tu. Nei settaggi del microcontrollore ho alzato il tempo di ciclo e qui c'è la possibilità di modificare la frequenza di aggiornamento del quadro C. Lo standard è 100 kHz, volendo si può portare fino a 400 kHz. Mi ho visto che comunque così funziona bene. Guardiamo un po' la logica del funzionamento della tapparella a bassa e poi quella alza, che comunque è uguale. Ci sono gli ingressi del microprocessore che sono gli X, sono questi. Cosa va a fare? Questo è un interblocco dell'alza. Se non c'è l'alza posso usare la bassa, questo qui teoricamente deve messo dopo il fronte, però vabbè, funziona bene anche così. L'R0 è lui stesso, perché se non ci fosse questo, quando schiaccio il pulsante continua a fare reset continuo. E dopo c'è, questo qui è il comando generale, non deve essere in corso il comando generale di salita, quindi posso fare la bassa se lui non sta andando in salita né manualmente né col comando generale. Il comando generale è anche dentro qui, lo trovi dentro dappertutto in parallelo ai pulsanti. Dopo aver dato l'impulso del pulsante, come noti qui è normalmente chiuso perché la logica è negata, quindi lui a riposo ha già degli 1, quindi qui devo farlo negato. Quella freccetta qui verso l'alto è questo qui, set high input level before simulation, serve per usare la simulazione come se fosse normalmente aperto. Se faccio F7 e F8, qui hai una nuova funzione che è il terminale del quadro C. Se io schiaccio e lascio, si eccita questo qui, dopo 4 secondi si diseccita in automatico, quello lì. Se do un impulso e do subito un altro, si spegne subito, che è questa riga qua sotto, che va a fare un confronto, vengo simulatore, va a fare un confronto col tempo del contatore, se è maggiore di 5, quindi 5 decimi, dopo mezzo secondo mi dà la possibilità di dare un secondo impulso per fare il reset, dopodiché posso rifare il set. La bassa è uguale e la seconda tapparella praticamente è uguale, tutto un copia e incolla. Il comando generale è appoggiato su due relè interni, questi sono interblocchi, quindi quando schiaccio l'alza o la bassa non può andare su se l'altro è già alto, e va in parallelo a tutti, quindi comando contemporaneamente tutte le tapparelle, ognuna col suo tempo, perché le tapparelle potrebbero avere dei tempi diversi. Posso ad esempio alzarle tutte un pochino schiacciando il pulsante generale e poi ripremendo la seconda volta faccio lo stop, quindi magari alzo 10 cm, 20 cm e così via, a tempo ovviamente. Lo faccio perché non ho un encoder o un altro strumento di misura. Oppure la bassa, posso abbassarle un pochino o alzarle tutte, posso dare questo comando qui e andarmene e faccio la bassa di tutte le tapparelle. Loro comunque quando saranno arrivate in basso ai fine corsa si fermano e arriva il giuramento del tempo viene tolto l'uscita, quindi si diseccita il relè. Alcuni fanno questa logica qui con un counter, anziché usare il timer si può usare un counter o una variabile che si incrementa e decrementa, con il vantaggio di sapere più o meno sempre la posizione della tapparella per fare delle logiche di posizionamento comunque a tempo, però è un tempo memorizzato. Ovviamente bisogna poi mettere sotto backup il microprocessore, perché se viene a mancare corrente i timer si azzerano e bisogna rifare la memoria di apprendimento. E sulle tapparelle è una cosa semplice, ma si può giocarci parecchio e divertirsi con le varie automazioni. Questo è più un esempio didattico per vedere come funzionava il quadro C e come funzionava il PCF8574, che viene utile per essere usato in questi casi che mancano I/O. Non l'ho usato come ingressi perché è più dispendioso per il micro, perché l'ingresso deve andare a leggere più velocemente perché non sa quando arriva,
Teoricamente il PCF8574 ha un ingresso di interrupt che si potrebbe gestire, non so se con il lead micro si riesce a fare, bisogna provare, perché con questo ingresso, questa uscita qui verso il micro, si chiama interrupt, che si porta in un interrupt del microcontrollore, un interrupt è un qualcosa che viene svolto, è una routine che viene svolta all'interno del microprocessore che deve eseguire subito anche se sta facendo altro, quindi esce dal ciclo del programma principale, chiamiamolo, e va a fare questa routine qui. Potrebbe essere vai subito a leggere questo PCF8574 perché mi ha detto che è arrivato un ingresso, quindi vai a leggere lo stato, quindi lui gli manda questo comando qui, il microprocessore gli manda l'indirizzo con il bit di lettura e lui gli risponde con lo stato, così il master è libero di non continuare a leggere lo stato degli ingressi, specialmente se sono tanti, usare l'interrupt magari viene comodo. Per programmarlo c'è una differenza rispetto all'uso normale. Quando si usano seriali, SPI, UART eccetera, c'è da fare un'operazione aggiuntiva, cioè oltre a fare il compile, e lui già me lo dice, si faccia compile, qui dice che questo non è un programma C completo di leggere i commenti nel file C per le istruzioni. Perché questo? Perché dopo di questo bisogna fare l'F6, sarebbe F5, F6, F9 l'ordine. È un build C solution. Bisogna scaricare e copiare i file che si trovano dentro il file che si va a scaricare dal sito della Microchip, trovi il link in descrizione e anche questo documento. La pagina della Microchip è questa, i download sono questi qua sotto, non questo qui è il sorgente, quindi no, devi scaricare i compilati. Per Windows è questo, è un file zip dove il contenuto lo devi copiare in una cartella. Io ti consiglio di fare una cartella in C dove fai dentro tutto. Per esempio chiamala PLC, ci metti dentro una cartella con LED micro, una cartella con AVR-DUD, una cartella con AVR-DUD-S e una cartella con AVR8 New Toolchain. Infatti qui ho scritto scompattare, questo qui è copiare una cartella a piacere e rinominarla togliendo questa scritta qui, perché dopo bisogna andare a editare il build avr.bat. È una cosa semplicissima, bisogna modificare la riga 57 o lì vicino, dipende se non si sono spostate righe, e togliere il path di default che è in Program File Atme Studio con la tua cartella e questi due qui, bin avr bin. In pratica nella cartella di ladder micro c'è build avr, se io apro alla riga 57 io ho commentato questo qui mettendo due punti e gli ho aggiunto queste qui, io ce l'ho dentro in programmi std, questa è la cartella del programma /bin, quindi ci sono due path perché lui dovrà andare a chiamare i file eseguibili che stanno dentro la cartella bin. Quindi dopo aver copiato quei file lì posso usare il compilatore, cioè il programmatore. La programmazione è comunque velocissima perché si fa F5, F6, F9, una volta imparata non è niente di drammatico. Quindi faccio F5 e faccio ok con la tastiera, F6 faccio ancora ok sulla tastiera, collego il mio programmatore all'USB, faccio F9, sta scrivendo. Ho disabilitato perché in fase di debugger un tempo inutile la verifica, che magari ti faccio vedere in un altro video. Basta aggiungere eccolo qui, guarda che lo vedi, un "-v", questo "-v" qui disabilita la verifica. Non hai neanche la verifica da fare, tanto nella fase di debug, di prove, la verifica non serve più di tanto, te ne accorgi subito se non va. In produzione, quando si vanno a programmare più micro, la verifica serve perché magari non vengono più testate, vengono programmati e basta, quindi occorre sapere se la scrittura è andata a buon fine. Adesso ti faccio vedere in pratica sulla breadboard il funzionamento. Eccoci qui, questo qui è il microcontrollore Atmel, il primo PCF 8574, il secondo un pulsante di alza, un pulsante di abbassa, e ho messo solo un pulsante generale di alza tapparelle. Questa qui è l'uscita alza e abbassa della tapparella 1, quindi se premo la bassa o l'alza differente, se schiaccio un'altra volta lui si spegne, o se schiaccio lui raggiunge il tempo impostato, adesso è 4 secondi per non aspettare tanto, mentre in corso il primo e il secondo non funziona, e se premo l'alza generale
lo va a comandare come se fosse questo qui. Alla fine sono come se fossero in parallelo. Molto semplice e funzionante. Ho già anche messo i transistor per simulare il comando dei relè, perché essendo dei PNP mi ribaltano il livello dell'uscita, perché normalmente l'uscita di PCF 8574 è alta. Come ti ho detto prima, se si stacca il quadro C, lui butta le uscite alte, quindi con un transistor PNP le uscite restano a 0. Questo video è terminato, spero che ti sia piaciuto e noi ci vediamo e sentiamo nel prossimo video. Ciao!